Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Io sono Francesca. Oggi voglio presentarvi una ricetta davvero sfiziosa che si prepara in pochi minuti ma è davvero super deliziosa. Stiamo parlando degli hamburger di zucchine. Per realizzarli ci occorrono 5 zucchine, un etto di prosciutto cotto, una scamorza o della provola o del formaggio a pasta filata, prezzemolo, basilico fresco, 5 fette di pancarré, 50 g di grana padano o parmigiano grattugiato, circa 5 cucchiai di pangrattato, un uovo, un pizzico di pepe nero e una cipolla. Come prima cosa andiamo a tritare grossolanamente il nostro pancarré. Volendo possiamo passarlo anche un attimo al mixer per fare prima. Tritiamo adesso il prezzemolo, ci liberiamo magari dei gambi che sono un pochino più duretti e tritiamo il basilico e il prezzemolo insieme. Li battiamo bene. E voilà, guardate, abbiamo ottenuto un trito davvero molto fine di prezzemolo e basilico che andiamo a inserire nella stessa bowl in cui abbiamo già disposto il nostro pancarré tritato. Tagliamo anche mezza cipolla, non ne occorre davvero tanta. E la grattugiamo dai fori larghi. La recuperiamo e la andiamo già ad inserire all'interno di una padella. Aggiungo un filo d'olio e la porto sul fuoco. Bene, adesso prendiamo le nostre zucchine, tagliamole dalla parte inferiore, lasciando però la testa. Questo perché ci aiuterà a grattugiarla nel migliore dei modi. Sempre dai fori larghi. Bene, stiamo facendo rosolare la nostra cipolla con circa un cucchiaio e mezzo di olio. Vedete, questo è un wok grande sopra, ma il fondo è piccino. La nostra cipolla deve essere dorata ma non bruciata, altrimenti rilascerà un aroma abbastanza sgradevole e poco digeribile.
Direi che a questo punto è diventata morbida, un po' trasparente e di conseguenza possiamo aggiungere le nostre zucchine. Aggiustiamo di sale. Aggiungo un goccino di pepe. E riportiamo sul fuoco. Bene, dopo 5 minuti possiamo spegnere il fuoco. Le zucchine infatti non dovranno essere stracotte. 5 minuti servono per ammorbidirle e per farle insaporire. Adesso suggerisco di travasarle su un piatto, così si raffredderanno più in fretta. In questo modo facciamo un buco al centro. Si raffredderanno molto più in fretta. Quando saranno tiepide andiamo ad inserirle nella nostra bowl con il pane. Bene, ho aggiunto le zucchine ancora un po' tiepide direttamente nella bowl con il nostro pancarré tritato. Come vedete, a differenza magari di altre ricette in cui viene utilizzato il pane raffermo, in questa ricetta non ho aggiunto assolutamente altro liquido, quindi non ho ammollato il pane nel latte o nell'acqua. Basterà infatti il liquido naturalmente presente all'interno delle zucchine a farlo ammorbidire. Andiamo a schiacciare con il dorso del nostro cucchiaio o più facilmente magari con le nostre mani, come vi trovate meglio. L'importante è schiacciare in questo modo, vedete? Nel frattempo che il pane e le zucchine stanno legando insieme, noi andiamo a tagliare le nostre fette di scamorza e di prosciutto. Prendiamo quindi un tagliere. Il prosciutto semplicemente lo andiamo a tagliare a metà. Prendiamo quindi la nostra bowl con le zucchine, il pancarré, il basilico e il prezzemolo. Aggiungiamo un uovo e il formaggio grattugiato. 1, 2, 3 cucchiai abbondanti. Mescoliamo in modo uniforme. Vedete quanto l'impasto sia morbido? Aggiungere dell'altro latte o del pane ammollato sarebbe stato un errore. Adesso direi che possiamo andare a legare il tutto con il pan grattato. 1, 2, 3, 4 e 5 cucchiai. Io solitamente metto un cucchiaio per ogni zucchina.
Prendo una teglia da forno, l'ho rivestita con della carta forno e adesso ci serve un coppa pasta di questi grandi. Vedete? Passaggio importante, dobbiamo ungere la carta da forno, così verranno più saporiti. Possiamo anche non farlo, però così verranno sicuramente più buoni. Ne basta poco. Altro passaggio importante, dobbiamo ungere anche il nostro coppa pasta. In questo modo il nostro impasto non si attaccherà. E voilà, fatto. Posizioniamo bene il nostro coppa pasta e posizioniamo il nostro impasto di zucchine e pane e formaggio e uovo. Questi burger di zucchine XXL saranno buonissimi, infatti non li faremo semplici, li andiamo a farcire con il cotto e con la scamorza, saranno deliziosi, vedrete. È molto importante andare a schiacciare bene l'impasto verso il basso, possiamo farlo appunto con il dorso del cucchiaio o con le nostre dita. Ecco qui. Direi che come primo strato va benissimo. Prendo adesso mezza fetta di prosciutto e la metto qui, in questo modo. Possiamo utilizzare le nostre dita, non vi preoccupate, anche perché questo è un prodotto che andrà in forno, quindi non ci saranno problemi. Mettiamo la nostra fetta di scamorza, spingiamo sempre un po' verso il basso e andiamo a richiudere. E adesso non ci resta altro che andare ad alzare il nostro coppa pasta e guardate. Avete visto che facilità? Questo perché abbiamo oleato il nostro coppa pasta. Bellissimo. Diamo una leggera spennellata con il nostro olio. In questo modo faranno una crosticina invitante. Un po' di pan grattato. Formaggio, giusto un pizzico. E inforniamo. 200 gradi per circa 20-25 minuti. È importante che sviluppino una bella crosticina tutta intorno perché saranno ultra golosi e semplicemente dopo ce li mangiamo tutti perché sono buonissimi e irresistibili.
Un ottimo modo per mangiare le zucchine in modo goloso e anche un ottimo modo magari per evitare la carne e non mangiarla troppo spesso. Consiglio questa ricetta a tutti gli amici vegetariani che mi seguono. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto nella prossima videoricetta. Non dimenticate, se avete apprezzato questo video, naturalmente lasciate un bel like, un commento e condividete con i vostri amici per aiutare questo video ad essere visualizzato. Tanti baci a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!